Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, domenica, 4 dicembre, San Giovanni Damasceno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai fatto germogliare sulla terra il Salvatore e su di lui hai posto il tuo Spirito, suscita in noi gli stessi sentimenti di Cristo perché portiamo frutti di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto, nella Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli è infatti colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, che vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Restiamo sempre incantati da questa figura di Giovanni Battista, che ha un ruolo davvero speciale nel Vangelo. Una persona talmente carismatica che molte persone erano convinte che fosse proprio lui il Messia. E se stiamo ad ascoltare le sue parole non troviamo in lui i segni di chissà quale alta teologia. Il suo messaggio tutto sommato era molto semplice ed essenziale, come era essenziale la sua vita. Convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. La forza della sua testimonianza non veniva dai suoi discorsi, ma dal suo stile di vita. Il suo vestito era una profezia più di quanto lo fossero le sue parole. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Persone così se ne vedono poche di questi tempi. In tutta la mia vita mi è capitato di incontrarne solo 3, di persone che annunciavano il Vangelo vivendo così in estrema povertà, vestite di stracci. E non so bene quanto la loro testimonianza sia stata efficace. Non sono diventate famose come Giovanni Battista e le persone guardandole non si sono convertite, anzi, li prendevano per degli squilibrati. Ma una cosa posso dirvi, che al di là di tutto, a me queste persone sono rimaste impresse nella mente, perché tutti siamo capaci di parlare di povertà, ma poi chi è che la vive veramente? Tutti siamo capaci di parlare di condivisione, ma quanto siamo davvero disposti a condividere di quello che abbiamo? Ed ecco allora per noi Giovanni Battista, che non ci chiede di cominciare a vivere come lui, ma di convertirci, questo sì. Lasciamo che il Vangelo plasmi davvero le nostre abitudini, i nostri pensieri e prepariamoci all'arrivo di Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E vi ringrazio per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Beppe, vieni qui. Ecco. La cappella della Madonna del Rosario fu costruita da un artista svizzero. Melchior Widmar fu chiamato in santuario per realizzare 2 grandi tele tuttora esposte, l'adorazione di Gesù e la circoncisione di Gesù. Chiese e ottenne di essere sepolto nel santuario lui e i suoi discendenti, come accade tuttora. Realizzò questa cappella a sue spese ed è una delle 2 strutture che hanno subito pochi danni nel terremoto e sono rimaste sostanzialmente intatte, come si può vedere dagli stucchi e dagli affreschi della volta. La statua che si vede fu scolpita nel 1939 al posto di una precedente ed ha proprio la realizzazione di quale potenza abbia la preghiera del Rosario. Il santuario nella sua veste attuale, ricostruito dopo il terremoto del 1976, per decorarlo fu chiamato soprattutto un artista friulano, Arrigo Poz. Il mosaico che vedete alle mie spalle e che percorre tutta la larghezza della chiesa rappresenta il cosmo. Le rotondità sono i pianeti, al centro vi è una cometa che passa velocissima. Quella cometa rappresenta il Figlio di Dio Gesù, che è da prima del tempo e che percorre il tempo. Vedete che inizia con una scia di colore blu e dopo si concretizza con una scia bianca, esattamente centrata con l'altare, e rappresenta proprio l'Eucaristia. Uno dei quadri più importanti esposti in questo santuario fu dipinto dal Benedetto Carpaccio nel 1541 e rappresenta l'adorazione del nome di Gesù. I personaggi raffigurati sono da sinistra a destra Giovanni il Battista, poi c'è San Francesco d'Assisi, San Bernardino da Siena che porta nella Chiesa tutta la devozione al nome di Gesù e poi ancora San Paolo rappresentato con la spada in mano. Arrigo Poz preparò anche il disegno di questo rosone, una vetrata che raffigura il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Potete vedere al centro Fratello Sole, sulla destra Sorella Luna e le stelle, e poi ancora l'aere, il nubilo, e poi sotto Frate Fuoco per lo quale enallumini la notte. È una visione veramente moderna, quella di San Francesco d'Assisi, perché prima gli uomini, in particolare i contadini del suo tempo, vedevano quasi come una maledizione la grande fatica del lavorare la terra. E invece, se si sa di avere Dio per padre, allora si apprezza anche la bellezza della natura.
l'architetto che realizzò la ricostruzione del santuario dopo il terremoto, cercò di rendere anche plasticamente la forza distruttrice in modo che le persone non dimenticassero l'evento. Se guardiamo il tetto del Tempio, vediamo tutta una serie di capriate parallele fra loro, simmetriche, ben disposte. E invece la zona che sovrasta il presbiterio è tutto fuorché armonica e regolare. Rappresenta lo squarcio che è stato prodotto dal terremoto nella chiesa e naturalmente anche nel Friuli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e anche con tutti coloro che pregano con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, in modo particolare per i sofferenti, gli ammalati. Questa sera preghiamo Maria sotto il bellissimo titolo Maria che scioglie i nodi. Tutti quanti abbiamo dei nodi da sciogliere nella nostra vita, dei problemi, delle sofferenze, di momenti di buio, di smarrimento, forse anche di disperazione. Ecco, allora è normale che noi figli ci rivolgiamo a colei che ci è madre e che, essendo madre di Dio, ha la possibilità di intercedere per noi. Le affidiamo tutte le nostre sofferenze e quelle dei nostri fratelli. E questa sera meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non è qui, è risorto, come aveva detto. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù fu innalzato fino al cielo e sedette alla destra del Padre. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cieli così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo.
la Vergine è assunta in cielo e nella gloria degli angeli e dei santi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Signore, la terra in pianto geme. Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto. Discendi dalle stelle ore del cielo. Vieni, o Signore, la terra in pianto geme. Ti vider lontano i profeti, mansueto come agnello, spuntare da Betlemme come stella. Vieni, o Signore, la terra in pianto geme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Un saluto cordiale a tutti voi qui presenti e in modo significativo ai marinai in servizio e in congedo che vivono la festa della loro patrona, Santa Barbara. Siamo la seconda domenica di Avvento, il nostro cammino verso il Natale. Ci affidiamo alla misericordia di Dio riconoscendo i nostri peccati. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Accendiamo questa seconda luce per ricordarci l'impegno e la necessità di agire sempre in modo da preparare la strada del tuo ritorno fra noi, rimanendo vigili e amorosamente attenti alla tua presenza in noi e attorno a noi, vivendo e testimoniando ogni giorno il tuo Vangelo, invocandoti nella gioia come nel dolore. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore, Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria, adori cielo e terra, l'eterno suo potere. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Preghiamo. O Padre, che hai fatto germogliare sulla terra il Salvatore e su di lui hai posto il tuo Spirito, suscita in noi gli stessi sentimenti di Cristo, perché portiamo frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci accomodiamo e ci mettiamo in ascolto della parola del Signore. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli, le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo insieme: Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio.
Alleluia. 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 Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, Giovanni disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Alleluia. 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 Giovanni il Battista, come abbiamo appena ascoltato dal Vangelo, predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Sono le stesse parole che anche Gesù pronuncerà all'inizio della sua predicazione. E prima di loro i profeti hanno sognato il regno di Dio, che è un mondo nuovo fatto di relazioni buone e felici, un mondo come lo sogna Dio, un mondo possibile appena iniziato. E i profeti, Giovanni il Battista, Gesù, chiedono a noi di rivolgerci verso di esso e di saper osare la nostra vita, che è il cambiamento nella conversione. In questo annuncio di Giovanni, la parola più calda di speranza è l'aggettivo vicino. Dio è vicino, è qui, ed è questa la prima buona notizia. Dio ha camminato, ha consumato distanze per essere vicinissimo ad ognuno di noi. Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive.
È Lui che raccoglie insieme in armonia il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, come ha annunciato Isaia nella prima lettura. È Lui che raccoglie insieme in armonia uomo e donna, giovane e anziano, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per un mondo nuovo e nuovi rapporti umani. Il regno dei cieli è la terra come Dio la sogna, e ogni sogno di Dio è più vero della realtà. Gesù, che attendiamo nella memoria del Natale, è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo a noi, come un nuovo respiro, una parola detta al cuore. Gesù è atteso e Giovanni Battista annuncia che battezzerà nello Spirito Santo, cioè ci immergerà nel mare dell'amore di Dio per essere avvolti dalla sua stessa vita. Convertitevi è l'invito di questa seconda domenica di Avvento, cioè osate la vita, mettetela in cammino, non per un ordine, ma per un invito che attrae. Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine, ma la vicinanza al fuoco. Ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo oppure un divieto, ma una luce che illumina. Convertiamoci, giriamoci verso la luce, perché la luce, Cristo, è già qui. Conversione è cambiare il nostro sguardo con cui guardiamo gli uomini e le cose, è cambiare strada per percorrere sentieri nuovi, quelli di Dio dove il cielo è più vicino. Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo e scegliere sempre ciò che è umano contro il disumano. Così, come fa Gesù che ci ricorda che la radice del peccato è il non amare, cioè non credere al sogno grande di Dio per noi. E in questo immenso mare di tenerezza il nostro navigare è dolce. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Lui da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo il Padre perché ci desti dal torpore di una vita abitudinaria per riconoscere la sua opera rinnovatrice. Preghiamo insieme e diciamo: vieni, Signore Gesù. Perché la Chiesa, libera da ogni paura e compromesso, possa illuminare il cammino di tutti i popoli della terra verso la giustizia e la pace in Cristo. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Perché coloro che ci governano possano amministrare il bene comune, mettendosi in ascolto dei profeti del nostro tempo, i poveri e i bisognosi che indicano la strada segnata da Dio. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per quanti vivono l'esperienza della disabilità, perché la loro solo presenza sia per noi perenne, richiamo alla solidarietà con le fragilità e le sofferenze umane. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi che camminiamo verso la luce del Natale, perché possiamo accogliere la parola che ci invita a crescere, nella consapevolezza della dignità della nostra vocazione battesimale. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Padre Santo, invochiamo il dono della tua misericordia sulle ferite della nostra vita interiore. Le preghiere che ti abbiamo presentato esprimono il nostro desiderio profondo di conformare la nostra vita a quella del tuo Figlio Gesù, che con te e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue saluta. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite, dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue saluta. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana,
egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo, alla fine del tempo e nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora usiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra.
è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Aldo e Marcello, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, le sante Eufemia e Barbara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con le parole che Gesù stesso ha voluto insegnarci, sentendoci figli e figlie di Dio sempre amati, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Preghiamo. Saziati dal cibo spirituale, o Signore, a Te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Viene elevata ora la preghiera del marinaio. Preghiera del marinaio. A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria leviamo i nostri cuori. Salva ed esalta,
nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che, per esso, vegliamo in armi il mare. Benedici. Prima della benedizione, ringraziamento per aver voluto celebrare insieme a noi la festa di Santa Barbara e anche il ringraziamento per quanto di bello e di buono e di importante fate per la nostra comunità. Colgo l'occasione per ricordare che giovedì vivremo la grande festa dell'Immacolata, l'orario delle celebrazioni è evidente quello festivo, ore 8:30 e poi la messa solenne alle ore 10. Chiediamo a Don Mauro la benedizione al termine del canto, poi ci porteremo al monumento dei marinai per fare l'omaggio. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Barbara vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
Nel Medioevo Barbara ebbe il privilegio di essere annoverata tra i 14 santi ausiliatori, ai quali si ricorreva in particolari necessità. Barbara veniva invocata contro la morte improvvisa e contro la folgore. Figlia di un ricco e geloso signore, rinchiusa in una torre durante l'assenza del padre, il quale temeva che l'eccezionale bellezza della figlia attirasse non graditi pretendenti, Barbara si convertì alla fede cristiana e poi si sottrasse alle ire paterne con la fuga. Tradotta davanti al giudice, ebbe tra i suoi più irriducibili accusatori il suo stesso padre, che al momento dell'esecuzione volle addirittura sostituirsi al boia. Ma appena la spada ebbe reciso il capo della giovane martire, la folgore si abbatté sul disumano padre, incenerendolo. Giovanni di Damasco, nato verso la metà del VII secolo da famiglia araba cristiana e morto nel 749, è considerato l'ultimo rappresentante della patrologia greca. La sua attività letteraria è multiforme, spazia con autorità dalla poesia alla liturgia, dall'eloquenza alla filosofia e all'apologetica. A un certo punto Giovanni lasciò la corte del califfo di Damasco e si ritirò nel monastero di San Saba presso Gerusalemme, dove ordinato sacerdote approfondì la sua formazione teologica, preparandosi all'incarico di predicatore titolare della Basilica del Santo Sepolcro. Era il periodo in cui l'imperatore di Bisanzio, Leone III Isaurico, inaugurava la politica iconoclasta, cioè bandiva tutte le immagini sacre, il cui culto veniva dichiarato un atto di idolatria. L'80enne patriarca di Costantinopoli, San Germano, difese invece il culto tradizionale, spiegando la vera natura dell'omaggio reso alle immagini, ma pagò con la destituzione il suo atto di coraggio. Da Gerusalemme, sotto il dominio arabo, si fece udire un'altra voce in favore del culto delle immagini, quella dell'ancora sconosciuto monaco Giovanni di Damasco, che con i suoi 3 discorsi in favore delle sacre immagini si impose immediatamente all'attenzione del mondo cristiano. In questa disputa teologica, fatta di sottili distinzioni incomprensibili alla mentalità occidentale, Giovanni ebbe modo di mostrare tutta la sua preparazione teologica, posta al servizio non solo del patriarca di Gerusalemme, ma di tutta la Chiesa. Leone XIII lo ha dichiarato dottore della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La novena all'Immacolata porta il desiderio di una riconciliazione profonda con la bellezza. La bellezza è un dono che, come diceva Don Tonino Bello, si gioca e si perde al tavolo verde del tempo. Maria, invece, ci testimonia che per chi ama, la bellezza rimane in eterno. Ti saluto, Maria, il Signore è con te, anche se non sai il perché, Dio mi ha mandato a te, tu sarai madre, Maria. No, non temere, tu sei piena di grazia. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea
e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». La chiamata crea subito una relazione tra chi chiama e chi è chiamato. Il cammino nella vita sarà in base al grado di quella relazione. Se la relazione sarà a terra, la vocazione creerà uno sconcerto, fino al dubbio: proprio io ho questa vocazione? Ma la tua pace, ma sei stato garantito. Il Signore, le promesse di Dio sono irritrattabili. Il Signore non ritira la sua promessa a te. E allora lo sconcerto di fronte alle richieste. Maria qui raggiunge la sua pace, è sicura che il Signore lo vuole. La sua relazione con Dio è forte, però non è che toglie tutti i motivi per cui lei era rimasta turbata. Quei motivi rimangono tutti, cioè il Signore non le fa vedere quello che sarà, come si svolgerà. Dovrà stare sempre attenta, contemplativa. Sentirà gli scossoni di quello che avverrà. E la sua fede, proprio nella prova, nell'interrogativo, nel dubbio, nel perché si agisce, crescerà, 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 finché arriverà alla consumazione perfetta nella discesa dello Spirito Santo. Però ritrova la pace nella relazione, ma le cause del turbamento permangono. E come no? Ma vengono contenute e superate nella relazione gioiosa con Dio. Per cui lei tante volte si sarà detta, come si è detto qui: e adesso cosa mi aspetta? Di giorno in giorno. Ma cosa sarà? Cosa succede? Volete vedere? Andate all'annuncio dei pastori, al capitolo 2, al versetto 8. Ecco, nella campagna c'erano dei pastori. Ecco, l'angelo del Signore si presenta loro. La gloria del Signore, cioè la realtà del mistero di Dio, si svela e li circonfonde di luce. Sono presi da un grande timore anche loro. Cosa ci succede? Cosa sta per avvenire? Cosa succede adesso? Quante volte anche voi nella vostra vita vi sarete detto: e adesso cosa succede? O no? Adesso che cosa vuole questo? Tutte le volte che avviene la visita del Signore, che toglie dall'establishment, dalla realtà stabilita, viene lo sconcerto. Dio che ti visita e bussa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
ancella del Signore, tu sei, sorriso della pace per noi, stella del mattino, madre di Gesù bambino. Maria, aiuto dei cristiani, tu sei, regina del rosario, per noi tu sei degna di ogni lode e di ogni onore, madre del nostro Signore. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, di tutta la Chiesa del Salvatore, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre Vergine, sei senza colpa, mirabile, degna d'amore. Vergine degna di lodi e di onore, sapiente, clemente, potente, fedele, prega per noi peccatori che siamo figli tuoi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Tu rosa mistica, torre di Davide, sei casa d'oro, porta del cielo, fonte di gioia e tempio di gloria e di santità. Regina degli angeli, dei patriarchi, dei martiri, dei confessori, dei vergini, di tutti i santi che vivono presso di te. Regina sei già assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, delle famiglie, Regina della pace. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, Santa Domenica, Dio vi benedica a tutti. Sono le 5 del mattino. Oggi è 4 dicembre 2022, la Chiesa celebra la seconda domenica di Avvento e la memoria di Santa Barbara, Vergine e Martire. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera, fratelli e sorelle, la dedichiamo oggi alla sorella Barbara, al suo piccolo nipotino, a sua figlia Erika, alla mamma Rita. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo ancora per fratel Biagio Conte, che si è aggravato di molto. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per i piccoli Gabriel e Nicolas affinché possano ritornare tra le braccia dei propri genitori. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per Roberto affinché possa tornare a lavorare. Preghiamo per i suoi figli Alice e Claudio e una preghiera per Maria e suo marito. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per la sorella Erminia e anche per suo figlio Demis defunto.
Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza, e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare genetiche, di Alzheimer e demenza senile, e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli anziani, per tutti coloro che sono nelle case di riposo e nelle case di cura, e una preghiera per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la continuiamo a rivolgere al Signore per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché nella sua famiglia ritorni la pace. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Nunzio, malato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Un'altra preghiera la rivolgiamo sempre per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro che sono ammalati e preghiamo per le loro famiglie in questo momento di grande sofferenza. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i poveri senza tetto, gli immigrati, i carcerati e i profughi. Preghiamo per le donne maltrattate, violentate e uccise, e preghiamo per tutti i bambini abusati e maltrattati. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i frati e le suore. Preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per le missioni e i missionari. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime agonizzanti, per le anime sofferenti, per i sacerdoti e religiosi defunti. E una preghiera per tutti i nostri benefattori defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Preghiamo per loro affinché il Signore, la Santissima Vergine e Madre Maria li possa sempre custodire e proteggere. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutte le intenzioni che ci inviate. Preghiamo per tutte queste intenzioni affinché il Signore le possa ascoltare. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, per la nostra conversione e per la conversione dei cuori induriti. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Catalina e i suoi figli, per Monsignor Damiano, Monsignor Victor, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando, Monsignor Fausto e per tutta la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco sono la serva del mio Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà,
accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, Santa Domenica, Dio vi benedica tutti. Sono le 5:30 del mattino, oggi è 4 dicembre 2022, la Chiesa celebra la seconda domenica di Avvento e la memoria di Santa Barbara, Vergine e Martire. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera, fratelli e sorelle, la dedichiamo oggi alla sorella Barbara, al suo piccolo nipotino, a sua figlia Erika, alla mamma Rita. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo ancora per fratel Biagio Conte, che si è aggravato di molto. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per i piccoli Gabriel e Nicolas affinché possano ritornare tra le braccia dei propri genitori. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per Roberto affinché possa tornare a lavorare. Preghiamo per i suoi figli Alice e Claudio, e una preghiera per Maria e suo marito. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per la sorella Erminia e anche per suo figlio Demis defunto. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza, e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare e genetiche, di Alzheimer e demenza senile, e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli anziani, per tutti coloro che sono nelle case di riposo e nelle case di cura, e una preghiera per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la continuiamo a rivolgere al Signore per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché nella sua famiglia ritorni la pace. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Nunzio, ammalato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Un'altra preghiera la rivolgiamo sempre per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro che sono ammalati e preghiamo per le loro famiglie in questo momento di grande sofferenza. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i poveri, senza tetto, gli immigrati, i carcerati e i profughi. Preghiamo per le donne maltrattate, violentate e uccise, e preghiamo per tutti i bambini abusati e maltrattati. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i vescovi, sacerdoti, i diaconi, religiosi e le religiose, per i frati e le suore. Preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per le missioni e i missionari.
Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime agonizzanti, per le anime sofferenti, per i sacerdoti e religiosi defunti. E una preghiera per tutti i nostri benefattori defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Preghiamo per loro affinché il Signore, la Santissima Vergine e Madre Maria li possa sempre custodire e proteggere. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutte le intenzioni che ci inviate. Preghiamo per tutte queste intenzioni affinché il Signore le possa ascoltare. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, per la nostra conversione e per la conversione dei cuori induriti. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Catalina e i suoi figli, per Monsignor Damiano, Monsignor Victor, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando, Monsignor Fausto e per tutta la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco sono la serva del mio Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome.
Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora
sarà gloriosa. Parola di Dio. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra, e tutte le genti lo dicano beato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista, predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il tema di questa seconda domenica di Avvento è la conversione. Tutti abbiamo bisogno di conversione per poter celebrare nel modo migliore il Natale del Signore. Il dovere della conversione è richiamato tante volte nella Bibbia, il che significa che ogni giorno possiamo e dobbiamo migliorare. Ogni giorno è il momento opportuno per cambiare qualcosa nella nostra vita, nel modo di pensare, di parlare e di agire. Ogni giorno è il momento opportuno per spezzare qualche legame che ci tiene attaccati al male o alla mediocrità. Facendo così noi imitiamo il marinaio, il quale rettifica di continuo la guida della nave per assicurarsi che la direzione sia sempre quella giusta. Noi tutti infatti tendiamo a deviare, siamo volubili, siamo fragili. Se non vigiliamo su noi stessi, in breve tempo smarriamo la rotta. Ecco dunque il dovere di questa continua rettifica, guardando di continuo la bussola che ci indica la giusta direzione verso il Signore. Talvolta sarà difficile, ma sarà sempre doveroso. Volendo essere coerenti con il Vangelo, troveremo non poche cose da cambiare. Occorre l'umiltà per ammettere i nostri sbagli e le nostre deviazioni. Occorre molta forza di volontà per operare le necessarie correzioni e molta perseveranza per non arrenderci alle difficoltà.
Ogni vittoria su noi stessi è un passo in avanti verso la meta. E ogni giorno noi dovremmo dire a noi stessi incipit vita nuova, ovvero inizia una vita nuova. Cominciare da capo è sempre molto bello e stimolante. Poter ricominciare da capo evitando tutti gli sbagli commessi in passato, penso che sia il desiderio di tutti quelli che sinceramente pentiti vogliono compiere il bene. Nella vita sociale questo non è sempre possibile, ma per grazia di Dio questo è possibile per la nostra vita spirituale. Un atto di contrizione perfetta brucia tutti i nostri peccati, anche le pene dovute al peccato, brucia tutto il nostro passato, un passato da dimenticare. Un giorno ad un vecchio eremita fu chiesta l'età. Rispose: ho 50 anni. Non è possibile, replicò il visitatore. Ne avete certamente più di 70. È vero, rispose l'eremita. La mia età sarebbe di 75 anni, ma i primi 25 non li conto perché li ho passati lontani da Dio. Il tempo ci è stato donato per trasformarlo in amore di Dio e in amore del prossimo. Tutto il resto rischia veramente di essere tempo perso. E per operare in noi questa profonda conversione, questo azzeramento, per così dire, è cosa molto utile concederci di tanto in tanto dei veri e propri spirituali, ovvero dei giorni da trascorrere in qualche casa di ritiro dove meditare, pregare e prepararci a una seria confessione. Sarà proprio quando il sacerdote pronuncerà su di noi le parole dell'assoluzione «Io ti assolvo dai tuoi peccati», che la nostra anima tornerà bianca come la neve e deposto il peso del peccato in noi si opererà questa nuova partenza. Nella vita di Sant'Antonio si narra un episodio molto significativo. Venne un giorno un grande peccatore. Quel peccatore, su suggerimento di Sant'Antonio, aveva scritto su un foglio tutti i suoi peccati e così li leggeva davanti a lui, faceva così la sua confessione e avvenne un prodigio. Man mano che lui leggeva i suoi peccati, quel foglio tornava bianco come prima. E così avviene per la nostra anima. Quando noi confessiamo i nostri peccati, ecco che tutto viene cancellato. In un certo senso possiamo dire che anche Gesù dimentica i nostri peccati una volta che li abbiamo confessati. E rinnovati dall'amore di Dio inizieremo una vita nuova secondo il Vangelo. Ed è una cosa molto bella, molto buona concederci questi periodi di ritiro ogni anno, perché, come dicevo prima, tendiamo sempre a deviare, a perdere la rotta giusta. E facciamo in modo che questo avvento sia anche per noi l'inizio di una vita nuova. L'invito alla conversione ci è rivolto da San Giovanni Battista, il quale nel deserto della Giudea predicava e diceva: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E poi disse: fate dunque un frutto degno della conversione. Facciamo dunque anche noi questo frutto degno della conversione. Un albero si riconosce dai frutti e così l'autenticità della nostra conversione si riconoscerà da qual è la prova del 9. Si riconoscerà dalla bontà e dalla pazienza.
Ecco quanta pazienza che ci vuole a questo mondo. E la pazienza è la prova, ecco la prova del 9, che noi stiamo veramente esercitando la carità fraterna. Affidiamoci infine alla Vergine Maria, stiamo celebrando anche la novena in onore della sua Immacolata Concezione. La Madonna è Immacolata e noi dobbiamo cercare ogni giorno di assomigliare sempre di più a lei, di essere anche noi in un certo senso santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità, come diceva San Paolo Apostolo. Chiediamo questa grazia alla Vergine Immacolata e certamente ce la vorrà donare. Siano lodati Gesù e Maria. Recitiamo il simbolo apostolico che troviamo all'interno del foglio domenicale. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù, il Verbo del Padre, verrà in mezzo a noi per realizzare le parole del profeta Isaia: il lupo dimorerà con l'agnello. Acclamiamo con gioia: Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni, perché sappiamo raccogliere le promesse consolanti del profeta Isaia e sentiamo nel nostro cuore la certezza che tu non ci deluderai mai. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni, perché ci persuadiamo che la vita terrena, anche quando fosse piena di piaceri e di successi, non rappresenta tutto per l'uomo. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni, perché possiamo vivere, come dice San Paolo, con perseveranza, nella gioia dei nuovi cieli e della nuova terra. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni, perché tutti gli uomini riconoscano in te il Figlio di Dio, il Messia, annunciato dal Vangelo di Matteo, e si affidino alla tua parola di salvezza. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. Vieni, perché siamo docili ai richiami del primo predicatore dell'Avvento, Giovanni Battista, e ci disponiamo con serietà all'incontro con te. Ti preghiamo. Cristo, nostra pace, vieni a salvarci. O Signore, aiutaci a volgere sempre più l'attenzione alla tua venuta e al tuo messaggio, affinché il Natale rappresenti per tutti un felice incontro con te, che vive e regni nei secoli dei secoli.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, per rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno
eternamente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra
il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo, per Cristo nostro Signore. Recitiamo ora la preghiera della novena. O stella splendidissima di luce, Immacolata Maria, ci rallegriamo con te perché il tuo immacolato concepimento ha recato un gaudio grandissimo a tutti gli angeli del paradiso. Ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità che ti ha arricchita di così bel privilegio. Fa che noi entriamo un giorno a prendere parte a questa gioia e possiamo, in compagnia degli angeli, lodarti e benedirti in eterno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, o Immacolata Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedimi per sua intercessione la grazia tanto desiderata. Benedici, o Madre mia Immacolata, la mia famiglia, i miei amici e anche i nemici. Assicura la tua materna protezione su di me, liberami dai pericoli del male e dalle insidie del maligno. Suscita giovani generosi che impegnino la loro vita nel messaggio evangelico dell'amore. Dammi la grazia della preghiera incessante e continua. Il Santo Rosario che prediligi sarà pegno speciale e segno tangibile del mio amore per te. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione solenne. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna, quando Egli verrà nella sua gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, Santa Domenica, Dio vi benedica tutti. Sono le 5:30 del mattino. Oggi è 4 dicembre 2022, la Chiesa celebra la seconda domenica di Avvento e la memoria di Santa Barbara, Vergine e Martire. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera, fratelli e sorelle, la dedichiamo oggi alla sorella Barbara, al suo piccolo nipotino, a sua figlia Erika, alla mamma Rita. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo ancora per fratel Biagio Conte, che si è aggravato di molto. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per i piccoli Gabriele e Nicolas affinché possano ritornare tra le braccia dei propri genitori. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per Roberto affinché possa tornare a lavorare. Preghiamo per i suoi figli Alice e Claudio e una preghiera per Maria e suo marito. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per la sorella Erminia e anche per suo figlio Demis defunto. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare e genetiche, di Alzheimer e demenza senile e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli anziani, per tutti coloro che sono nelle case di riposo e nelle case di cura, e una preghiera per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la continuiamo a rivolgere al Signore per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché nella sua famiglia ritorni la pace. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Nunzio, ammalato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Un'altra preghiera la rivolgiamo sempre per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro che sono ammalati e preghiamo per le loro famiglie in questo momento di grande sofferenza. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i poveri, senza tetto, gli immigrati, i carcerati e i profughi. Preghiamo per le donne maltrattate, violentate e uccise e preghiamo per tutti i bambini abusati e maltrattati. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i frati e le suore. Preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per le missioni e i missionari. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime agonizzanti, per le anime sofferenti, per i sacerdoti e religiosi defunti. E una preghiera per tutti i nostri benefattori defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Preghiamo per loro affinché il Signore, la Santissima Vergine e Madre Maria li possa sempre custodire e proteggere. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutte le intenzioni che ci inviate. Preghiamo per tutte queste intenzioni affinché il Signore le possa ascoltare. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, per la nostra conversione e per la conversione dei cuori induriti. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Catalina e i suoi figli, per Monsignor Damiano, Monsignor Victor, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando, Monsignor Fausto e per tutta la Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li protegga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Grazia sarà. Oggi si festeggia Santa Barbara. Auguri a tutte coloro che portano questo splendido nome, Barbara, la protettrice di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco e con le armi. Santa veneratissima in tutto il mondo. Barbara, nome che in greco significa straniera. È una figura caratterizzata da numerose leggende. Le fonti più sicure ritengono che sia nata a Nicomedia, in Bitinia, nell'anno 217. Il racconto leggendario narra che il padre di Barbara, di religione pagana, ha ordinato la costruzione di una torre per rinchiudervi la bellissima figlia, onde proteggerla dagli sguardi degli uomini. Quando poi la invitò a prendere in considerazione le proposte di matrimonio, Barbara, intenzionata a consacrarsi a Dio, espresse la propria contrarietà. Durante una momentanea assenza del padre, Barbara ordinò ai costruttori della torre di aprire in essa 3 finestre, simbolo della Santissima Trinità, contrariamente al volere del genitore che ne aveva commissionato 2 e nello stesso tempo ricevette il Santo Battesimo. Bella e ricca, sarebbe stata promessa in sposa allo stesso prefetto romano della città, ma convertitasi al cristianesimo è ben decisa a consacrarsi a Dio, nonostante la condizione di donna che le impediva di agire secondo la propria volontà. Il rifiuto di obbedienza è ritenuto un delitto gravissimo e, al pari degli schiavi, passibile di morte. Al tempo della Chiesa primitiva la condanna avveniva per 2 ragioni: per adesione alla fede
e per aver fatto voto di castità. Il padre Dioscuro fa di tutto per impedire la conversione della figlia alla fede cristiana, ma trovando la resistenza consegna la figlia al magistrato che la sottopone alle verghe, ma queste si tramutano in piume di pavone. Questo è quanto si legge nella biografia di questa santa. Viene quindi torturata e trascinata nuda in giro per la città e miracolosamente Barbara torna sana e vestita. Infine Barbara subisce il martirio per mano del padre, il quale di fronte alla sua ferma adesione alla fede cristiana le taglia la testa eseguendo così la sentenza. Nello stesso istante cade a terra incenerito, lo stesso padre, incenerito da un fulmine. Da allora la Vergine Barbara, martirizzata per la fede e la purezza, nel secolo III, viene invocata dai cristiani per ottenere grazie e guarigioni. Il suo nome è stato incluso nel ristretto gruppo dei 14 santi cosiddetti ausiliatori, perché i fedeli sono soliti invocare in particolare la loro intercessione. Nel VI secolo l'imperatore Giustino ne trasferisce le reliquie a Costantinopoli e successivamente i veneziani, entrati in possesso in maniera avventurosa dei suoi resti, li tumulano nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Torcello nell'anno 1009. Il suo culto avrà una grande diffusione e in Italia è oggi particolarmente vivo, oltre che a Venezia, anche in Toscana, in Umbria, nella Sabina, in Sicilia. La città di Rieti, per esempio, l'ha scelta come patrona. Il nome di Santa Barbara è associato agli esplosivi, all'artiglieria, alle polveriere e alle miniere. In quanto signora del fulmine, è invocata contro i rischi di morte improvvisa ed è la protettrice dei vigili del fuoco, degli artiglieri e dei pirotecnici, tanto che il vocabolo Santa Barbara è ormai entrato nel linguaggio comune per indicare il deposito delle munizioni nelle caserme o sulle navi. La torre chiusa e squadrata che viene rappresentata per antica tradizione accanto all'effigie della santa, assomiglierebbe infatti per alcuni versi a una polveriera. La torre poi sarebbe quella in cui Barbara venne fatta rinchiudere giovanissima dal padre geloso della sua bellezza. E allora noi, nel giorno che ricorda la sua nascita al cielo, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O Signore, i santi sono un dono grande della tua bontà per salvare le povertà che ritornano nella storia. La povertà di verità, che è la più insidiosa e drammatica. La povertà di giustizia, che crea folle di sfruttati. La povertà di carità, che rende il mondo disumano. La povertà di speranza, che toglie alla vita il senso e la meta. Per questo ti ringraziamo per averci donato i santi, per averci donato Santa Barbara, Vergine e Martire. La verginità ci ricorda che per donarsi agli altri è necessario essere interiormente liberi. Signore, donaci questa libertà. Il martirio ci ricorda che il bene soffre persecuzioni e soffrire per il bene è una grande grazia. Signore, aiutaci a credere questa splendida verità. Santa Barbara, Vergine, Martire e Giovane, prega per i nostri giovani affinché siano nel mondo un lievito di novità e di generosità. È un richiamo alla coerenza fino al martirio. La luce della tua santità ci aiuti a riscoprire il volto di Cristo per riconoscere in Lui la via, la verità e la vita di ogni persona, di ogni famiglia, di ogni popolo. Amen.
te lo sposo non tarderà. Se siete pronti vi aprirà. Lieti cantate, gloria al Signor, nascerà il Redentor. Lieti cantate, gloria al Signor, nascerà il Redentor. Si accende una luce all'uomo qua giù, presto verrà tra noi Gesù, un'umile grotta solo offrirà. Betlemme piccola città, lieti cantate, gloria al Signor, nascerà il Redentor. Lieti cantate, gloria al Signor, nascerà il Redentor. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore ci dona la grazia dell'incontro con Lui nella Sua parola e nel mistero dell'Eucaristia. Chiediamo a Dio con umiltà e fervore di aiutarci a riconoscere i nostri peccati per partecipare con frutto alla celebrazione. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Cristo eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace, perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre.
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Seconda domenica di Avvento è stata accesa la seconda candela del nostro braciere qui davanti all'altare. Come abbiamo cantato nella lauda iniziale, la seconda candela è Betlemme, il luogo dove doveva nascere il Messia. Allora la prima candela, domenica scorsa, era la candela dei profeti. I profeti sono coloro che parlano in nome di Dio, che hanno annunciato tanto tempo prima quel Messia che doveva venire. E una delle profezie dice che e tu, Betlemme, città di Giuda, non sei l'ultima città, ma da te nascerà colui che sarà il Messia. Allora entriamo proprio in questo tema. Un'altra profezia, sempre del profeta Isaia, dice: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Cosa vuol dire? Anche, ecco, vedete, il nostro braciere assomiglia un po' a un albero che è quasi rivestito di vita nuova con questi rami di verde. Ecco, tante volte quando magari si taglia un albero, dalle sue radici, magari si taglia un albero perché è malato, perché bisogna tagliarlo per qualsiasi motivo, però ecco, dalle sue radici nasce un albero nuovo, una forza nuova, una vita nuova, un germoglio nuovo. E allora il profeta Isaia dice: dal tronco di Jesse. Chi era Jesse? Jesse era il papà del re Davide, no? Da quella generazione del re Davide nascerà una vita nuova, un virgulto nuovo, un albero nuovo, una pianta nuova, una generazione nuova. E quando Davide diventa re? È che in un momento particolare della storia, quando c'è il popolo che prega, che chiede a Dio di avere un re, un comandante, un condottiero, perché si rendono conto che c'è bisogno di un'organizzazione, se vogliamo andare avanti c'è bisogno di mettersi insieme, di diventare popolo, ma si è popolo soltanto, ecco, se c'è, oggi in termini moderni diremo, se c'è uno Stato, se c'è un qualcuno, una gerarchia, un qualcuno, ecco, detto in termini semplici, un qualcuno che comanda. E ecco, il re è colui che dovrebbe prendersi cura, ecco, di tutto il suo popolo, proteggere il suo popolo dai nemici, proteggere il territorio e così via, colui che si prende cura. E quindi c'è questa esigenza e pregano. Allora Dio in un primo momento non vuole dare un re, dice: ti basta Dio, è Dio la tua forza, è Dio il tuo conforto, è Dio colui che ti protegge. Però il popolo insiste: noi vogliamo un re fisico, un re che possa guidare, ecco, il popolo al di là delle cose, delle battaglie, delle cose fisiche, delle cose di questo mondo. Allora Dio va bene, dice, e sceglie Davide, l'ultimo figlio di Jesse, il Betlemita, perché abitava proprio a Betlemme. Ecco, era ancora un ragazzo, dice il libro dei re, però ecco, Dio lo ha scelto e viene unto come re, governerà per 40 anni. Poi dopo Davide viene Salomone, colui che costruisce il Tempio. Finora l'arca dell'alleanza era sotto una tenda e Salomone dice: voglio costruire una casa, un edificio per
racchiudere l'arca dell'alleanza, cioè la presenza di Dio, e lì nasce il Tempio. E poi ecco, ancora un paio di generazioni di re, e poi tutto cambia, perché ecco, il peccato, la tentazione entra anche in loro, e quindi diventano dei re malvagi, dei re cattivi, che invece di difendere il popolo lo opprimono. E quindi anche la monarchia, diciamo così, termina, finisce. Però il profeta Isaia riprende questo concetto e dice: dal tronco di Jesse, quindi da quello che doveva essere il re nel senso di condottiero, nel senso di colui che si prende cura del suo popolo, da quella radice nascerà un virgulto nuovo, una vita nuova, una forza nuova, che sarà il Messia, che sarà il Figlio di Dio. Ecco, questo concetto diventa un concetto molto difficile, perché le aspettative del popolo poi, quando arriva Gesù, ecco, la difficoltà di riconoscere in Gesù il Messia è proprio perché aspettavano uno forte, uno che arriva magari con un esercito, uno seguito da tanta gente, che avrebbe sconfitto i Romani, che avrebbe fatto piazza pulita di tutti quanti per finalmente fondare un regno solido. Mentre Gesù è un re di amore, un re di pace, che viene a predicare l'uguaglianza fra tutti gli uomini, l'essere figli di Dio. Però il profeta Isaia lo aveva detto che questo Messia avrà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di fortezza, di conoscenza, di timore del Signore. Ma anche che dal soffio delle sue labbra, ecco, scomparirà il male, perché quello che dice Gesù è una parola di verità, e inaugurerà finalmente la pace. Quella pace, dice il profeta Isaia, che sarà una cosa straordinaria, come se un lupo possa vivere insieme con un agnello e il lupo non faccia del male all'agnello, come che se il leopardo possa sdraiarsi insieme al capretto, come il vitello e il leoncello possano pascolare insieme, e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, addirittura un bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso e non succederà nulla. Ecco, questo è l'annuncio del Messia. È un qualche cosa di nuovo e di straordinario per chi lo accoglie. È come dire: ti cambia la vita. E allora arriviamo a noi, siamo nella seconda settimana di Avvento, iniziamo la seconda settimana di Avvento, e questo annuncio oggi viene dato a noi. A noi viene detto: nascerà il Messia nel tuo cuore. Fra pochi giorni, quando sarà Natale, Gesù nascerà nel tuo cuore e sarà quel re di giustizia e di pace che porterà con sé questi, se avete notato, sono 6 doni dello Spirito Santo: sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, timore del Signore. Ne manca uno, manca la pietà, perché la pietà è il nostro rapporto con Dio. La pietas in latino significa, ecco, la preghiera, il nostro chiamare Dio Abba, Padre, Padre nostro, il nostro sentire Gesù, nostro fratello, il nostro chiamare la Madonna, la mamma del cielo, che ci aiuta, ci soccorre e ci protegge. Ecco, a questi 6 doni, i 6 doni annunciati da Isaia diventano 7 con la pietà, con il nostro rapporto con Dio. E allora in questa seconda settimana di Avvento ci viene chiesto di guardare dentro di noi e di scoprire se davvero siamo pronti ad accogliere il Messia che deve venire, o se abbiamo bisogno di qualcosa. Di cosa abbiamo bisogno? Ce lo ha detto il Vangelo. Quando Giovanni il Battista viene a dire: il Messia è quasi arrivato, manca davvero poco, io vi indicherò chi è il Messia. Però per poter accogliere il Messia c'è bisogno di un battesimo per il perdono dei peccati, che lui, il Messia, porterà a perfezione. Lo dice: io non sono degno
di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ma per poterlo accogliere c'è bisogno di un battesimo, di essere perdonati dai peccati. E allora, dice il Vangelo di Matteo, da Gerusalemme, dalla Giudea, dalla zona lungo il Giordano, accorrevano a lui e si facevano battezzare nel fiume Giordano confessando i loro peccati. È un'esigenza, è l'esigenza dell'uomo il riconoscere di essere peccatore. Nessuno è perfetto. Anche se conosciamo bene i comandamenti, li abbiamo imparati tutti quanti al catechismo, ecco, anche se conosciamo bene i comandamenti, sappiamo che non siamo perfetti e che quindi abbiamo bisogno di chiedere perdono per i nostri peccati. E allora sarà Natale, accoglieremo il Messia se la nostra vita cambierà e se tutto attorno a noi diventerà come un paradiso. In quell'immagine del profeta Isaia in cui anche la natura sarà tutta buona e non ci sarà mai uno contro l'altro. E allora fintanto che l'uomo sarà uno contro l'altro, fintanto che da qualche parte c'è la guerra, fintanto che non si va d'accordo magari tra parenti o tra vicini, è perché non abbiamo ancora accolto il Messia. Accogliamo il Messia e che davvero ci porti la sua pace. Confessiamo i nostri peccati, chiediamo perdono, impegniamoci a cambiare la nostra vita, a far sì che il regno di Dio, cioè che il regno dell'amore e della pace, regni sempre nei nostri cuori e nella nostra vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo il Padre che ci desti dal torpore di una vita abitudinaria per riconoscere la sua opera rinnovatrice. Diciamo: vieni Signore Gesù. Perché la Chiesa, libera da ogni paura e compromesso, possa illuminare il cammino di tutti i popoli della terra verso la giustizia e la pace di Cristo. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Perché coloro che ci governano possano amministrare il bene comune mettendosi in ascolto dei profeti del nostro tempo, i poveri e i bisognosi che indicano la strada segnata da Dio. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per quanto vivono l'esperienza della disabilità, perché la loro sola presenza sia per noi perenne richiamo alla solidarietà con le fragilità e le sofferenze umane. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi che camminiamo verso la luce del Natale, perché possiamo accogliere la parola che ci invita a crescere nella
consapevolezza della dignità della nostra vocazione battesimale, noi ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Padre Santo, invochiamo il dono della tua misericordia sulle ferite della nostra vita interiore. Le preghiere che ti abbiamo presentato esprimono il nostro desiderio profondo di conformare la nostra vita a quella del tuo Figlio Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo, in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo e allo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Antonio, che si è addormentato nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Impegniamoci a vivere la pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Saziati dal cibo spirituale, o Signore, a Te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo, per Cristo nostro Signore. Sul foglietto trovate tutti gli avvisi della settimana. Ecco, ricordo giovedì, il giorno della Madonna, con le Sante Messe secondo l'orario festivo. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi custodisca e vi protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria.
малює десятки, сотні дітей зі всієї України, і кожен намагається через свій пензель, через свою фарбу висловити те, що він думає, сидячи в укриттях чи сидячи вдома, чуючи, коли летить ракета, кожна дитинка якось намагається це відобразити того миру, який прагне вся Україна. На цих роботах представлених тут дуже багато дітей зобразили, власне, ангелів, цих посередників між Богом та людьми. Дуже багато дітей використали у своїх роботах жовто-блакитні барви. Це є барви нашого українського прапора. Також на роботах зустрічаються колоски. Це так символ пшеничного українського поля. Також дуже багато дітей намалювали птахів. Взагалі пташка – це є так символ молитви, яка летить до Бога. Хтось у підвалі малював без світла, розумієте? Дуже багато дітей, переміщені особи, дуже багато дітей, навіть там Харків, Миколаїв, які там залишились в тих містах. Я ж веду зараз дистанційні уроки, і може півроку дитина щось розповідати, розумієте? Навіть у прихистку, в монастирі, де я мешкаю, діти час від часу не повертаються до цієї теми, хтось взагалі на їх очах будинок знищено або рідних знищено, розумієте? Ми прагнемо миру, та ми і не кажемо, що тільки війну малювати, наприклад, тільки якісь там жахіття такі, так? Кожен, навіть у мене новий проєкт вже з харківськими дітьми, який називається «Місто мрії». Щоб вони щось мріяли про майбутнє, як може виглядати це місто. Не бороніть дітям приходити до мене, каже Христос, і відповідно те, що діти приходять і через цю якраз фарбу, через гармонію того кольору і форми стараються передати своє прагнення миру, це є їхній голос. Католицька церква в особі конгрегації східних церков, кардинала Сандрі, вони, властиво, були одні з тих, хто підтримали працю цих дітей. Так що ми вдячні Риму і католицькій церкві за те, що вона солідарна з дітьми України. Oggi vi mostrerò le riprese che ho fatto al lago di Cavazzo, che è il lago naturale più grande che abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia. È conosciuto anche come il lago dei tre comuni perché le sue rive bagnano sia il comune di Cavazzo, da cui prende il nome, che quello di Trasaghis e di Bordano. Le rive del lago sono ben attrezzate per i picnic, per i giri in barca, ma sono soprattutto un luogo fresco e ventilato per fare delle ottime passeggiate, in particolare in questi periodi che fa molto caldo. Be first, don't trust what? Don't trust, stay strong, don't go wrong. Think twice, think twice. I take it slow, high and low. Is the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout, yeah, yeah.
Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo con questo aggiornamento delle previsioni per l'inizio della nuova settimana. Nei prossimi giorni l'autunno continuerà a farsi sentire, specie sulle regioni centro-settentrionali, al contrario invece al sud ampi spazi di cielo sereno con al più solo qualche velatura di passaggio. Tempo in miglioramento nel corso della giornata di martedì poiché la perturbazione sarà in graduale allontanamento, ampi spazi di cielo sereno dunque su gran parte del nostro territorio, ma ancora qualche breve ed occasionale piovasco potrà interessare il medio Adriatico. Ma per tutti i dettagli sulla vostra località vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. Heavenly Father, you call us to repent of our sins, soften our proud and stubborn hearts. La corona dell'Avvento affonda le sue radici nella tradizione della cultura anglosassone e germanica. La forma circolare ricorda l'unione, rafforzata dai rami sempreverdi degli abeti di cui è composta. Le 4 candele nei colori del viola e del rosa rappresentano la speranza, la pace, la gioia e l'amore. La loro accensione simboleggia la luce che a Natale viene donata agli uomini e che sconfigge le tenebre. Vier Kerzen. Die erste Kerze sagt uns leise, es geht auf die Dezemberreise. Die zweite Kerze stimmt mit ein und lässt den Weihnachtsgeist inheim. Die dritte Kerze scheint schon bald. Macht es uns warm, ist es auch kalt. Die vierte Kerze kündet klar, das Fest der Feste ist nun da. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che ancora vedrà tempo molto variabile sull'Italia, correnti umide occidentali continuano a spingere sistemi nuvolosi verso il nostro paese anche se al centro-sud la situazione tende a migliorare. Vediamo infatti la nuvolosità prevista sull'Italia, vedrete che al nord la nuvolosità rimarrà ancora abbastanza estesa e compatta mentre al centro-sud, specie col passare delle ore, si riaffacciano schiarite anche ampie e decise. Precipitazioni, ancora piogge previste nelle regioni settentrionali con nevicate sulle Alpi anche se a quote medio-alte sale un po' la quota neve, invece al centro-sud si attenuano le precipitazioni anche se in Toscana sull'Alto Lazio sarà possibile ancora qualche piovasco. Quindi in definitiva giornata che vedrà, dicevamo, un graduale miglioramento al centro-sud, vi segnalo però al mattino ancora acquazzoni nelle estreme regioni meridionali, poi rapido allontanamento e poi dicevamo tra Toscana e Lazio ancora qualche piovasco. Il nord della zona che invece rimane con cielo più grigio, con ancora piogge abbastanza diffuse, comunque non particolarmente intense e neve oltre i 1200-1400 metri. Attenzione al vento che continuerà a soffiare piuttosto sostenuto da sud nelle regioni meridionali. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Devo tener d'occhio il cuore. Silenzio di cuore. Il silenzio del cuore chiama e apre l'eternità, esclude le cose temporali. Escludere le cose temporali è un lavoro di pulizia continua. Cosa temporale è ciò che succede nel tempo. Ciò che succede nel tempo alle volte occupa il cuore e lo rende momentaneamente assente all'eterno che è lui solo. Occorre che il cuore si trovi nelle cose, fra le cose, però non bisogna che venga occupato, imprigionato, catturato da esse. Il Signore
se mi sforzo di stargli vicino, di accettarmi, di accettarlo, se procuro che la mia mente e il mio cuore siano sempre liberi per accoglierlo, allora a ogni mia necessità, a ogni mia richiesta egli mi risponde: eccomi. Sì, deve essere così, se mi sforzo di credere che in ogni mio pensiero pur piccolo e insignificante lui si farà una dimora nel mio cuore e un rifugio nella mia mente. Sia così, avvenga così nella vita mia. Sebbene manchi poco spazio di vita, non devo sciupare l'ora presente, sia essa lunga o breve. Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, siamo nel chiostro del convento dei frati minori cappuccini e abbiamo questo libro tra le mani, un libro che raccoglie le vostre testimonianze, i tanti racconti, quelli che ci inviate. Già vedete in sovraimpressione un indirizzo di posta elettronica che vi spiega come fare per raccontare la vostra testimonianza, come hanno fatto tanti che hanno scritto. Avremo modo di raccontare tutte le vostre testimonianze, le vostre storie. Loretta Bacci da Viterbo, lei scrive che ci ha pensato diverse volte prima di inviarla o meno questa testimonianza, però ha pensato subito: se non la invio faccio un dispiacere a Padre Pio, allora voglio divulgare anche la mia esperienza. E allora, la gente, scrive, ha tanto bisogno di segni, di protezione, e io credo di essere stata una privilegiata dal nostro Padre Pio. Privilegiata dico anche erroneamente, credo che lui ha risposto e ha manifestato la sua presenza amorevole. Proprio ad ottobre Loretta insieme alla sua famiglia era qui a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio, proprio anche con la stessa parrocchia della Santissima Trinità, un pellegrinaggio tanto desiderato perché erano anni che non tornava qui a San Giovanni Rotondo. Erano le 16:20 del pomeriggio quando tutto il gruppo che usciva dalla Chiesa Nuova per raggiungere la chiesa di Santa Maria delle Grazie, quindi insieme alla guida dell'ufficio accoglienza pellegrinaggi. Nel piazzale, poco prima di fare la salita, quindi la grande chiesa a cielo aperto, scrive: dicevo a mio marito che avrei tanto voluto che Padre Pio mi desse un segno della sua vicinanza alla mia famiglia, a me, in un momento che è abbastanza difficile. E allora, scrive Loretta, l'ho invocato con fervore, con fede, ho avuto quasi un colloquio spirituale con lui, poi mi sono sentita attratta dal cielo e ho guardato su, ho visto nettamente la sua figura, ho visto lui nel cielo, di profilo, tanto che ho gridato a mio marito che mi precedeva: Luigi, io vedo Padre Pio, lo vedi anche tu, guarda. Mio marito mi ha sentita, si è fermato perché era preso soprattutto dalla paura di fare tardi nel raggiungere gli altri componenti del gruppo nell'altra con la guida, e quindi che aspettavano, e fare questa visita guidata in Santa Maria delle Grazie, e quindi mi ha invitato a proseguire. Io ero contrariata, avrei voluto restare lì, però l'ho seguito, ma prima di corsa, quasi forsennatamente, ho fatto 2 foto nel punto del cielo dove lo avevo visto, senza occhiali, solo con la certezza della fede. Quando poi ho potuto vedere queste foto che lei ci ha inviato, che noi le stiamo anche vedendo, mi si è presentata un'altra immagine diversa da quella immensa. Mi sembrava che Padre Pio occupasse tutto il cielo con la sua persona intera, che avevo visto prima, un volto, il suo volto, a parere mio e della mia famiglia. La mia vita è cambiata. Chiaramente, scrive Loretta, non mancano i problemi sono sempre quelli, ma io sono cambiata, ho la certezza che lui mi è accanto e questo per me è tutto.
La mia passione per la fotografia è iniziata nel 1967, quando ho acquistato la mia prima macchina fotografica, che allora era una Biotica di una certa qualità. Ho comprato anche tutto il materiale necessario per allestire una camera oscura e quindi sviluppare e stampare le mie fotografie. Alcuni anni dopo ho cominciato a interessarmi anche ai filmati. Ho cominciato, come tutti quelli della mia età, con una cinepresa Super 8. Poi, mano a mano che la tecnologia si evolveva, ho acquistato una telecamera VHS, poi una con i nastri mini DV e infine una telecamera digitale. Nel 2016 però ho deciso di mettere tutto nel cassetto e di continuare questa mia passione utilizzando esclusivamente il mio iPhone, e ultimamente ho comprato anche un Osmo Pocket e un drone della DJI, il famoso Mavic Mini. Come mai un drone? Alcuni anni fa ho visto i primi filmati fatti in Friuli con il drone da Fabio Papalettera e sono rimasto molto colpito dalla qualità del suo lavoro. Oggi quindi voglio presentarvi l'ultimo video che ha fatto e che mostra in modo magistrale, secondo me, il sorvolo sugli angoli più belli del Friuli. Uno degli obiettivi che mi pongo con il mio canale è andare di persona in questi luoghi e vederli assieme a voi più nel dettaglio, e quindi in volo ma anche a terra. Ora però vi consiglio di guardare il video che vi indico in basso a destra, e se non siete iscritti al mio canale lo potete fare cliccando qui sopra. Aiuto, discendi dalle stelle, o Re del cielo. Vieni, o Signore, la terra in pianto geme, ti vider lontani profeti, mansueto come agnello, spuntare da Betlemme come stella. Vieni, o Signore, la terra in pianto geme. O cieli stillate rugiada, discenda il Salvatore, germoglia, o terra, e dona il Redentore. Vieni, o Signore, la terra in pianto geme. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore sia con tutti voi. La grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, siamo alla seconda domenica. Il cammino che ci porta è breve, bisogna accelerare la nostra preparazione spirituale. Oggi la liturgia ci parla di conversione. C'è bisogno un pochino di rivedere il nostro rapporto che abbiamo con il nostro Dio. Giovanni Battista ci fa sentire di nuovo la sua voce
Preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Solo così il nostro nuovo Natale che celebreremo sarà un momento benefico spiritualmente e consolante per noi, per celebrare veramente l'Eucaristia. Diciamo al Padre che sia buono con noi e che ci usi la sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca a vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo verrà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al caprero. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il latante si trasturerà sulla bocca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la coscienza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Signore, Re di giustizia e di pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ed infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, vestito di pelle, di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno di conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perché ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi batterà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala, pulirà la sua aria e raccoglierà il frumento nel granaio, ma brucerà la paglia come un fuoco inestinguibile. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, siamo alla seconda domenica. Non dimentichiamo, l'Avvento è un tempo piuttosto corto e ci trova sempre un pochino impreparati di fronte a un Natale ormai molto vicino. La scorsa domenica, la prima dell'Avvento, ci chiedeva di essere vigilanti per accogliere con prontezza la venuta del Figlio dell'uomo nella gloria. Venite e vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. Lo dobbiamo attendere. Oggi siamo invitati a prepararci a questo stesso incontro con le parole di Giovanni. Giovanni, convertitevi. Perché? Perché il Signore è vicino. Abbiamo di fronte a noi questo grandioso appuntamento che interessa il futuro dell'umanità, il ritorno di Gesù nella gloria, e per questo dobbiamo essere sempre pronti, sempre vigilanti per poterlo accogliere degnamente. Abbiamo però anche quest'altro incontro più immediato che celebreremo con la Chiesa, il ricordo del Natale di Gesù, il mistero infinito dell'incarnazione del Figlio di Dio fatto uomo per noi, per la nostra salvezza. Mistero immenso, mistero che mette confusione nei nostri pensieri quando ci pensiamo, un mistero col quale Dio ha voluto prendersi cura della nostra situazione umana e per questo ci ha dato il suo, il Figlio suo, come Messia Salvatore. Questo è il contenuto reale del mistero del Natale. Tutto il resto, sappiamo, è mercato, è consumismo, è ciò che non ha niente a che fare con il mistero del Natale cristiano. Il Vangelo che abbiamo letto di Matteo ci ricorda Giovanni Battista, il precursore, il quale compare per la prima volta nell'Avvento, nel deserto di Giuda, e comincia a predicare la conversione
in preparazione dell'avvento del Messia. Il regno di Dio è vicino. Consapevole della sua missione, come detto dal profeta Isaia, Giovanni è quella voce potente che grida nel deserto perché tutti ascoltino. Preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. A questa voce di Giovanni e all'esempio della sua vita, molta è la gente che arriva da Gerusalemme, dalla Giudea, dalla zona del Giordano e accoglie l'invito alla conversione. C'è bisogno di conversione. E convertirsi, sappiamo cosa ormai vuol dire, abbiamo capito ormai il discorso della Chiesa. Convertirsi vuol dire rinnovarsi là dentro interiormente, modificare un po' il nostro modo di pensare, troppo occupato dalle cose, e vivere per i grandi valori che il Signore ci propone, ci domanda, e fare spazio a Lui che viene, che domanda di entrare nella nostra vita e di incontrarci nel Natale. Convertirsi vuol dire proprio questo, lasciare, ecco, quella situazione di vita un po' senza senso, per metterci un pochino di Dio di più, pensare a Lui che vuole interessarsi alla nostra salvezza, riconoscendo con sincerità questa nostra situazione di incertezza. Ci potremmo accostare con verità a quel battesimo che Giovanni predica, battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E il segno reale di questa conversione saranno i frutti spirituali degni di un vivere nuovo, e questo quanto ci propone il cammino dell'Avvento, rinnovarci spiritualmente per incontrare il Signore. Ma tra quelli che attendevano il battesimo, Giovanni scorge che ci sono molti farisei e sadducei. Questa gente, sappiamo la loro funzione che avevano in Israele, erano maestri, erano responsabili della religiosità del popolo e cercavano nel battesimo di Giovanni un modo per nascondere il loro comportamento ipocrita, ma Giovanni li conosce e li riconosce, e allora alza la voce e grida loro: razza di vipere, parole pesanti, razza di vipere, chi vi ha suggerito di potervi sottrarre al castigo di Dio? Non crediate di poter dire: noi siamo figli di Abramo, siamo protetti. Non è sufficiente, non è questo quanto Dio domanda. Giovanni aggiunge con chiarezza ciò che sta a vedere da scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non porterà frutto verrà tagliato e gettato nel fuoco. E dai frutti, ci dirà Gesù, che riconosceremo la bontà dell'albero. Infine Giovanni pone la conversione
alla luce di Gesù, il Messia che sta arrivando, colui che viene dopo di me è più forte di me. Io non sono degno neppure di portargli i sandali. Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È Gesù che sta arrivando. Gesù porterà un battesimo nuovo, un battesimo ripieno dell'amore dello Spirito Santo. Sarà un battesimo capace di trasformare la nostra povera natura umana, abbruttita dal peccato, e trasformarla invece in creature nuove, meritevoli del dono che Gesù porterà per i meritevoli, il dono della filiazione divina. Con Gesù, l'uomo convertito e battezzato vivrà una vita nuova, figlio di Dio. Con l'avvento di Gesù mutano i tempi e la storia dell'uomo diventa storia di salvezza. L'uomo potrà trovare quello di cui ha bisogno realmente. Così accogliere Gesù significa accogliere un progetto di amore del Padre, un progetto che vuole, attraverso la mediazione del Figlio suo, essere salvezza per tutti noi, per tutti coloro che appartengono a Dio come figli. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza. Dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore, dà la vita e procede dal Padre Dio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per i doni della sua misericordia e chiediamo la grazia di una vera conversione dei nostri cuori per prepararci con fede al Santo Natale. Preghiamo insieme, donaci il tuo Spirito, Signore. Per la Chiesa, perché prendendosi cura dei miseri e degli oppressi, testimoni sempre che la vera riconciliazione
portata da Gesù, comincia la conversione dei nostri cuori. Preghiamo. Per i poveri, aumentati a dismisura a causa di guerre e politiche economiche errate, perché la misericordia di Dio orienti i nostri cuori a progetti di pace, solidarietà e condivisione. Preghiamo. Il tuo spirito, Signore. Per tutti coloro che si stanno impegnando a vivere l'esperienza del Sinodo, perché lo Spirito Santo doni la grazia di portare un frutto degno della conversione. Preghiamo. Per noi che prepariamo al Natale, che ci prepariamo al Natale, perché con l'aiuto della Vergine Immacolata impariamo ad avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore. O Dio, le nostre vie sono tortuose a causa del peccato. Donaci il tuo Spirito per raddrizzare i tuoi sentieri e correre con cuore gioioso verso il tuo Figlio Gesù che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplica l'aiuto della tua misericordia. Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunciato da tutti i profeti
La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni clamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare poi il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera ed la lode per la tua vergogna reduttori di pronta. Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri cari defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata
che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ora guidati dallo Spirito di Gesù e animati dalla dottrina, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonare la tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto 116. Oh, detta Dio, senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me,
Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Preghiamo. Saziati dal cibo spirituale, Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. C'è un solo avviso. Giorno 8 celebreremo insieme la solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria e l'orario al mattino delle messe sarà come nei giorni festivi 7:30, 9:30, 11, mentre al pomeriggio non ci saranno celebrazioni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, stiamo in pace col Signore. A tutti una buona domenica di Avvento. 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto
dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portai al mondo il Redentore, piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra.
Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Ah, una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano due paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra due stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei due stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi quanto scriveva Padre Pio ai suoi carissimi figliuoli. L'epistolario numero 4 ci racconta attraverso le lettere collettive una serie di lettere che sono indirizzate a diverse persone. C'è una lettera in particolar modo che riguarda i carissimi figliuoli. Questi carissimi figliuoli potremmo essere proprio noi oggi, perché è una lettera estremamente attuale. Fa riferimento ad una vera e propria direzione spirituale, come se oggi noi ascoltassimo Padre Pio parlare attraverso la sua lettera. Ecco, ci dice, principalmente dovete insistere sulla base della giustizia cristiana e sul fondamento della bontà, sulla virtù che esplicitamente vi è proposta a modello, voglio dire, scrive Padre Pio, l'umiltà. Umiltà interna ed esterna, ma più interna che esterna, più sentita che mostrata, più profonda che visibile. Stimatevi quale siete in verità un nulla, una miseria, una debolezza, una fonte di perversità senza limiti ed attenuanti, capaci di convertire il bene in male, di attribuirvi il bene e giustificarvi il male nel male e per amore dello stesso male di disprezzare il sommo bene, scrive Padre Pio. E poi termina: o figliuoli, con questa persuasione fissa nella mente voi e le enumera. Non vi compiacerete mai di voi stessi, per qualunque bene possiate in voi scorgere. Non vi lamenterete mai delle offese da qualunque parte vi vengano fatte. Scuserete tutti con la carità cristiana. Gemerete sempre come poveri dinanzi a Dio.
Non vi meraviglierete affatto delle vostre debolezze, mai riconoscendovi per ciò che siete, arrossirete della vostra incostanza ed infedeltà a Dio ed in Lui confiderete, abbassandovi tranquillamente nelle braccia del Padre Celeste. E poi ancora, termine Padre Pio, non vi esalterete punto nelle virtù, ma ripartendo in tutto da Dio, siate solleciti a dare a Lui l'onore e la gloria. E poi, infine, non intraprenderete nessuna azione, anche la più indifferente, la più bassa, senza prima averla indirizzata a Dio. Heavenly Father, you call us to repent of our sins, soften our proud and stubborn hearts. Kyrie eleison, Lord have mercy. Christe eleison, Christ have mercy. Lord Jesus, you declared forgiveness of God. Teach us to forgive one another. Kyrie eleison, Lord have mercy. Christe eleison, Christ have mercy. Holy Spirit, you search us and show. Ogni sabato apriamo lo sportello per dare alle persone nostre assistite abbigliamento per adulti e bambini, generi alimentari e varie per la casa. Arrivano da vari comuni, non solo di Cornonus, e persone anche di passaggio. Siamo anche in rete con varie associazioni e stati che aiutiamo, dalla Slovacchia, Georgia, Costa d'Avorio, Ghana, Congo, Ucraina, Romania, e case famiglia di Udine, Gorizia e Trivignano, di donne e uomini. Quando arriva il Santo Natale, le nostre case vengono abbellite con luminarie, con decorazioni. Impariamo a farne alcune con l'aiuto di Deborah. Si fa tutta la colla attorno e poi viene così e si incolla bene. Intorno alla carta pian pianino e poi si cerca di chiudere il buco in una palla di cotone. Chi vuole può mettere la colla, ma se no si infilano dentro la misura che si vuole, uno dritto, uno storto, uno su, uno giù, è una cosa simpatica. E si mettono 4 zollettine. Quando si avvicina il Santo Natale ci piace
piace preparare biscotti, dolcetti. Ecco che allora, con l'aiuto del bravo pasticcere Marco, impariamo a preparare dei dolcetti di pasta frolla ricoperti con una deliziosa crema. Buongiorno a tutti, ciao, io sono Marco. Andremo a fare con la Nutella, quindi andremo a fare col sac à poche, quindi mettere questa crema di cioccolato all'interno della pasta frolla e dopo la parte sopra andremo a decorare scrivendo con la gelatina. Allora io ho preparato un disco, praticamente dei dischi di pasta frolla. Avete mai fatto la pasta frolla a casa? Allora qui ho la crema di cioccolata che la vado a mettere dentro un sac à poche e andremo a fare dei ciuffi su tutta la parte del biscotto. Una volta riempito di ciuffi andiamo a metterci il disco sopra, lo premiamo leggermente e facciamo la stessa cosa anche sul secondo piano. Andiamo a scrivere. Ma avevo qualche appuntamento. Ma no, non sto aspettando nessuno. Mamma mia, ma quanta insistenza! Ma da dov'è che viene questo rumore? Oggi non doveva venire nessuno. Stefano, Stefano, ma allora non mi stavi aspettando? Una preghiera di Sant'Anselmo d'Aosta così dice: Ti supplico, Spirito angelico, alle cui cure sono stato affidato, custodiscimi assiduamente, proteggimi, assistimi, difendimi da ogni assalto diabolico, nella veglia e nel sonno, di notte e di giorno, in ogni ora, in ogni istante, stammi vicino. San Bernardo così incoraggiava i suoi monaci. Gli angeli sono sempre accanto a voi per proteggervi e consolarvi. Con un angelo al vostro fianco, che cosa potreste temere? Il vostro angelo non può lasciarsi vincere né ingannare, è fedele, saggio e potente. Perché aver paura? Il mistico Giovanni Taulero dice: ogni uomo ha il suo angelo particolare che è costantemente accanto a lui, non lo lascia mai, proteggendolo durante la veglia e durante il sonno. Dionigi il Certosino
scrive che anche i bambini ancora rinchiusi nell'utero materno hanno gli angeli che li custodiscono. Scrive anche che l'angelo custode visita l'anima che si trova in purgatorio e la conforta parlandole delle preghiere che si fanno per lei, della sua futura liberazione e della felicità eterna e sicura che l'attende. San Giovanni Bosco era solito raccomandare prima di un viaggio la preghiera all'angelo custode. San Carlo Borromeo scrive nel suo testamento spirituale in vista del trapasso: Angelo caro, io dichiaro che tutelato e protetto da te voglio uscire da questa vita con una grande fiducia nel tuo soccorso e una ferma speranza nella misericordia del mio Dio. In quel momento estremo combatti i nemici della mia salvezza e accogli la mia anima quando uscirà dal mio corpo. Santa Gemma Galgani scrive: se sono con le altre persone, l'angelo custode non mi lascia mai. Se devo parlare, pregare, fare qualcosa, me l'accenna lui. Gli angeli dimostrano molta premura per alcuni santi. Gli angeli condividevano e rallegravano la mensa frugale di San Vittore con musica giocondissima. L'angelo custode di Santa Maria Francesca, essendo ella impossibilitata a fare il minimo sforzo, l'aiutò a mettersi a letto e le affettò persino il pane per nutrirla. San Filippo Neri un giorno era ammalato e aveva bisogno di un po' di zucchero per addolcire una bevanda. Ottenne quanto desiderava tramite un giovane misterioso apparso all'improvviso con un pan di zucchero. Padre Pio era servito dagli angeli per comunicare in tempo reale i suoi messaggi ad anime bisognose e che erano state affidate alla sua guida spirituale.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Ti loderò, Signore, tra le genti e annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la memoria di San Francesco Saverio, grande missionario, e sappiamo che la missione è il compito principale della Chiesa, portare avanti il regno di Dio. Chiediamo perdono pertanto al Signore di tutti i nostri peccati, ma anche delle volte che non facciamo niente perché il regno possa progredire. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede molti popoli con la predicazione di San Francesco Saverio, concedi che il cuore dei tuoi fedeli arda dello stesso fervore missionario e che la Santa Chiesa sia lieti su tutta la terra di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica il Signore ti farà grazia, appena udrà ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo Maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, casomai andiate a destra o a sinistra. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d'acqua nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte di più, come la luce di 7 giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beati coloro che aspettano il Signore. Beati coloro che aspettano il Signore. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Beati coloro che aspettano il Signore. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Beati coloro che aspettano il Signore. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Beati coloro che aspettano il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore è nostro giudice, nostro legislatore, nostro re. Egli ci salverà. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ieri abbiamo parlato che con la presenza di Gesù in mezzo al suo popolo, il regno di Dio si vede, è concreto, perché l'azione di Gesù dimostra che il regno è cominciato. Oggi Gesù continua la missione, è in mezzo al suo popolo annunciando la buona novella, annunciando il regno di Dio. Dopo guarisce, dopo fa quello che c'è bisogno per dimostrare che il regno di Dio è lì, che Dio è in mezzo al suo popolo. Bisogna fare molta attenzione a questo. La prima missione è annunciare il regno di Dio, comunicare all'altro che Dio è Padre, che Dio è amore, che Dio è perdono, è giustizia, che Dio ci vuole bene. È questo che Gesù fa. Dopo, se c'è bisogno di un aiuto in più nella vita materiale, si fa questo.
Noi oggi siamo chiamati a andare avanti con questa missione, perché Gesù, quando vede che sono tanti quelli che hanno bisogno, lui non può fare da solo, chiama i suoi discepoli e dia ai suoi discepoli che bisogna andare incontro a quelli che sono bisognosi, incontro a quelli che vogliono, che credono e che aspettano il regno. La missione, io dicevo nel principio della Santa Messa, che San Francesco Saverio ha fatto con tanta forza, con tanta determinazione, questa missione della Chiesa. È la missione di tutti i cristiani. Tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo di Dio, a proclamare il regno, ognuno nella sua propria vocazione, nella sua propria vita, ognuno facendo secondo la sua possibilità. Pertanto oggi bisogniamo domandarci, io so fare la mia missione? Io mi impegno di fare la mia missione come evangelizzatore di quelli che il Signore mi ha dato, di quelli che il Signore ha messo insieme a me nella mia casa, nel mio lavoro, nella mia comunità. Il regno di Dio si fa per mezzo della nostra testimonianza. Noi bisogniamo portare avanti questa missione con determinazione, non aspettare che l'altro facciano per noi. Dio ci chiama ad essere missionari, ognuno, io ripeto, nella propria condizione di vita. Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo nella memoria di San Francesco Saverio, che raggiunse terre lontane sospinto dallo zelo per la salvezza degli uomini, e concedi anche a noi di essere efficaci testimoni del Vangelo per venire incontro a te con molti fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alti i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro.
Al tuo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alle moltitudini dei cori celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco Saverio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del nostro Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Preghiamo. I tuoi santi misteri, o Dio, accendano in noi l'ardore di carità che infiammò il cuore di San Francesco Saverio per la salvezza delle anime, perché camminando più fedelmente nella nostra vocazione, conseguiamo insieme a Lui il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad custodire e accogliere la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme le curiosità di questa puntata. Nel 1942 Enrico Fermi innescò la prima reazione nucleare a catena. Fu l'inizio dell'era nucleare. Il test condotto sotto le tribune di un vecchio stadio dell'Università di Chicago vide nel ruolo di guida il celebre scienziato italiano Enrico Fermi, premiato poi nel 1938 con il Nobel per la fisica per i suoi studi sulla radioattività e le reazioni nucleari. Il successo dell'esperimento spianò purtroppo la strada al famigerato progetto Manhattan sulla costruzione delle prime bombe atomiche e ciò in parte offuscò il valore scientifico dell'esperimento di Fermi. Il torto è una bestia così brutta che nessuno se lo vuole prendere in casa. Primo Levi. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire il foliage in Veneto. Con il foliage la nostra regione in questa stagione diventa ancor più magica. Tutta la sua incantevole natura si dipinge con sfumature che vanno dal giallo al rosso passando per l'arancione, colorando paesaggi mozzafiato. Ecco alcuni luoghi dove poterlo ammirare. Il Montello, per esempio, una collina di terra rossa che si eleva, isolata e ben definita, poco oltre i 300 metri a sud dell'attuale corso del fiume Piave. Vari sono gli itinerari, ad esempio l'itinerario del Bosco della Serenissima, l'itinerario del Bisnent, l'itinerario della Certosa e l'itinerario dei Croderi. E ancora foliage da ammirare al lago Antorno a 1866 metri sul livello del mare. Si trova a 2 chilometri a nord del lago di Misurina nelle Dolomiti Bellunesi. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, arrivederci alla prossima puntata. Bentrovati, un aggiornamento con il TG di 3B, pioggia che sarà praticamente protagonista del tempo nella prima decade di questo dicembre sull'Italia, perché come possiamo vedere le correnti saranno molto umide da ovest, una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo e impulsi perturbati che apporteranno non solo nel weekend precipitazioni, ma con ogni probabilità anche nel ponte dell'Immacolata. Ecco la zona di bassa pressione che tra sabato e domenica guasterà il tempo sulla nostra penisola, tante nuvole, piogge, rovesci, anche qualche temporale al sud e venti sostenuti di scirocco e ostro. Lo possiamo vedere con la prossima grafica, le piogge che via via sabato ma poi anche domenica bagneranno tutto il nord, i colori bianchi sulle Alpi, le nevicate anche fin verso i 700-1000 metri di quota sulle Alpi occidentali, piogge, rovesci e temporali sparsi anche al sud tra sabato e domenica mattina. La nuova settimana poi vedrà una colata di aria artica dal polo nord verso l'Europa centrale e la Scandinavia, con calo drastico delle temperature, perché l'anticiclone andrà a mettere i suoi massimi molto più a nord tra la Groenlandia e l'Islanda, quindi nord Atlantico, e rimarrà aperta la porta atlantica però ad ovest. E quindi sull'Italia tempo ancora incerto, maltempo con piogge sparse e nevicate sulle Alpi. Da valutare dopo l'Immacolata se quest'aria fredda artica raggiungerà anche alcune delle nostre regioni. Seguiremo tutta l'evoluzione sul nostro sito web, visitate gli articoli oppure scaricate l'app di 3B Meteo. Diversi pacchi contenenti occhi di animali sono stati ricevuti in ambasciate e consolati ucraini d'Europa, uno anche a Napoli. Nuove fosse comuni in Ucraina, Putin a Scholz, attacchi missilistici inevitabili, nessuno spiraglio di pace se Kiev riceve armi dall'Occidente. Biden pronto al dialogo con Putin, ma se il presidente russo mostrerà di voler porre fine alla guerra, Mosca rifiuta le condizioni degli USA.
Ambasciate e consolati ucraini di 6 paesi europei sono stati presi di mira nei giorni scorsi. Le sedi diplomatiche di Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Croazia, Italia e Paesi Bassi hanno ricevuto pacchi insanguinati contenenti resti animali nel quadro di una campagna pianificata di terrore e intimidazione, secondo il Ministero degli Esteri ucraino. In Italia il pacco contenente occhi di animali è arrivato al consolato di Napoli, mentre a Roma qualcuno si è introdotto nel palazzo dove risiede l'ambasciatore di Kiev presso il Vaticano, imbrattando con feci di animali porta d'ingresso, scale e pareti. Mercoledì una busta contenente un ordigno esplosivo inviata alla sede diplomatica di Madrid si era incendiata all'apertura ferendo un agente di sicurezza. Faceva parte di una serie di pacchi con all'interno esplosivo ricevuti da ambasciate, istituzioni e politici spagnoli nei giorni scorsi. Un'altra fossa comune in Ucraina, nel villaggio di Pradivnie, vicino a Kherson, sono stati riesumati i corpi di 6 uomini e di una ragazza, forse vittime dell'esecuzione da parte delle forze di occupazione russe. Secondo il procuratore ucraino Podoliak, i cadaveri presentavano colpi di arma da fuoco alla testa, con le braccia legate. Dopo questa macabra scoperta, la Commissione internazionale indipendente sull'Ucraina ha fornito un aggiornamento sull'inchiesta dei crimini di guerra da parte di Mosca. Sono state raccolte nuove prove, ha sottolineato il presidente della commissione, sono in corso indagini accurate. Intanto nella conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i raid alle infrastrutture ucraine sono una conseguenza inevitabile dei presunti attacchi di Kiev alla Crimea. Il leader del Cremlino ha quindi ribadito che inondare Kiev di armi è una politica distruttiva che non porterà mai ad alcun negoziato. Joe Biden è pronto a parlare con Vladimir Putin, ma solo se il presidente russo dovesse mostrare segnali di voler porre fine alla guerra in Ucraina. È quanto ha dichiarato il capo di Stato americano a margine dell'incontro alla Casa Bianca con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Se così fosse, in consultazione con i miei amici francesi e della NATO, sarei felice di sedermi al tavolo con Putin per vedere cosa ha in mente. Non l'ha ancora fatto, però, ha proseguito il presidente statunitense. Non si è fatta attendere la risposta dell'inquilino del Cremlino, che attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov ha fatto sapere di essere aperto a colloqui, ma non alle condizioni poste da Washington, cioè che prima le truppe russe di Mosca lascino il territorio ucraino. No. Hermano, se está lanzando un puto paracaídas. Ha caído un puto paracaídas, hermano, increíble. ¿Qué hostia se acaba de dar? 10 per l'inventiva, 4 per l'atterraggio. È accaduto a Melilla, enclave spagnola in Marocco, dove una persona ha cercato, riuscendoci, di passare il muro che separa il territorio europeo da quello del paese africano, in parapendio, schiantandosi nella vegetazione. Si ignora se si tratti di un uomo o di una donna, ma questo emulo di 007 è riuscito in pochi attimi a liberarsi dall'imbracatura e fuggire. Non è stato ancora localizzato. La Svizzera ha battuto la Serbia 3-2 e ha raggiunto gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Gli uomini di Yakin, grazie alle reti di Shaqiri, Embolo e Freuler, martedì sfideranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre Vlahovic e compagni, complici gli 8 gol subiti in 3 incontri, hanno chiuso all'ultimo posto del girone. Il Camerun ha battuto il Brasile 1-0, ma è fuori dalla Coppa del Mondo. I sudamericani non sfondano con le riserve, anzi sono gli africani che passano al 92esimo, ma arrivano solo terzi dietro agli elvetici. I verde oro, che puntano a recuperare Neymar il prima possibile, se la vedranno con la Corea del Sud. L'Uruguay batte il Ghana 2-0, ma entrambe le squadre sono fuori. Inutile la doppietta di De Arrascaeta. Per andare agli ottavi sarebbe servita un'altra rete, ma l'arbitro in pieno recupero nega un rigore all'ex attaccante del Napoli, Cavani. La Corea del Sud passa ai mondiali dopo la vittoria contro il Portogallo. Queste le ultime partite prima degli ottavi, anche se i giochi sono fatti.
La chiesa di Santa Maria Etiopissa, oggi protagonista Viaggiando e Viaggiando. Siamo proprio a pochissimi minuti dal centro storico di Vicenza, prendendo la Marosticana direzione Bassano, proprio a pochissimi metri, pochissimi chilometri dal centro storico. Una puntata particolare. Innanzitutto ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, siamo pronti per un nuovo viaggio anche questa settimana per scoprire le cose più belle, i gioielli del nostro nord-est. È proprio di un gioiello piccolino ma veramente con tantissime sorprese. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Ho il piacere di avere qui al mio fianco Monsignor Antonio Marangoni. Io l'ho presentata all'inizio, nell'anteprima, prima della sigla, come un gioiello alle porte di Vicenza. Vogliamo svelare innanzitutto ai nostri spettatori di cosa si tratta e precisamente dove siamo? Sì, qui siamo ai limiti del comune di Vicenza. Di là della strada c'è il comune di Due Ville e dietro a noi c'è il comune di Monticello Conteotto. È proprio una lingua, però anticamente questa zona, tutto questo territorio faceva parte della cultura di Vicenza, quindi del territorio soggetto al comune. E premetto che potrà sembrare strano che a parlare di una chiesa sia il direttore degli archivi della diocesi, a parte anche la mia competenza in beni culturali della chiesa, acquisita all'Università Gregoriana, ma io sono qui in quanto proprio direttore degli archivi perché per capire l'importanza, la bellezza di questa chiesetta che vediamo alle nostre spalle bisogna andare ai documenti. Abbiamo tantissimi documenti che ci spiegano com'era il luogo, era totalmente diverso da come lo vediamo. Infatti questa chiesetta non sappiamo esattamente in quale secolo sia sorta, c'è una discussione tra gli studiosi, alcuni la pongono tra l'XI e il XII secolo, altri la fanno sorgere intorno all'VIII-IX secolo, addirittura alcuni tra il VI e il VII secolo. Comunque certamente è antica e non è nata né per un monastero né come chiesa privata, ma è nata come chiesa campestre a servizio di una comunità che adesso non c'è più. Era la comunità di Chiupese o Ciupese, è un termine anche abbastanza noto nel Veneto, perché c'è un proverbio che dice di andare a Ciupese a prendere le rane col finferlo, ed è proprio questo la zona di Ciupese. Adesso non ce ne rendiamo conto, ma se noi potessimo girare intorno alla chiesa, in un tempo anche bello, però anche la pioggia dà più suggestione a questo posto, in quanto è un posto di acqua. Qui scendeva l'astico, formava un po' più avanti il grande lago di Pusterla, non c'è più. C'erano altri corsi d'acqua, tra cui il Cresolelle, o la Cresolella, che formava il centro di Cresolelle. Non c'erano i centri abitati che vediamo adesso, c'erano altri centri abitati. Ebbene, questa chiesa era il luogo di culto antico, quindi prima del 1000, e allora noi avvaloriamo la tesi che sia sorta non tra l'XI e il XII secolo. Questa nasce da alcuni che studiano gli affreschi che poi vedremo dentro, ma nasce certamente prima e serviva per la celebrazione del culto e l'amministrazione dei sacramenti per comunità che adesso non ci sono più. Una comunità Ciupese che non esiste più, infatti il territorio adesso è smembrato
tra i 3 comuni di 2 ville che ancora conserva una via che si chiama Chiupese, Monticello Conteotto e Vicenza, dove rimane in extremis questa chiesetta. Io direi a questo punto di entrare e scoprirla assieme. Avevamo già annunciato un piccolo gioiello, cioè già quando si entra si può ammirare e scoprire che è una chiesa veramente che dà dei regali, delle sensazioni, ma anche proprio delle opere d'arte veramente importanti. Certo, ha una lunghissima storia. I primi documenti diretti sono del 1107, però certamente la sua storia affonda le radici in epoca più antica. All'interno qui troviamo testimonianze di varie epoche, dagli affreschi più antichi raffiguranti i patriarchi, è una tipologia molto rara, ad affreschi poi di combattimenti che sono appena posteriori, fino a affreschi del XV secolo molto fini. Per non parlare poi dell'opera scultorea, da questa lastra del VII secolo longobarda all'altare del Marinali del XVII secolo. Però cerchiamo di raccontare un po' la storia che siamo riusciti a ricostruire con i documenti di questa chiesetta. Quindi nasce come luogo di culto a servizio delle popolazioni rurali delle attuali parrocchie di Cavazzale, Vivaro, Cresole, Polegge. Poi con l'avvento degli Ungari, le varie distruzioni e poi l'appropriamento da parte delle signorie o delle casate vicentine legate all'impero tedesco, questa chiesa diventa chiesa privata dei nobili da Vivaro, che erano legati all'imperatore in quella lotta lunga tra Papa e impero. I da Vivaro la fecero cappella privata e poi nel 1107 appunto la donarono all'abbazia di Pomposa, che notoriamente era legata pure all'imperatore, quindi figlio imperiale, e che qui in una politica di espansione costruì una prima comunità con un piccolo monastero che poi si è sviluppato nel corso del XII e XIII secolo anche in maniera florida, sempre con l'appoggio dei da Vivaro, finché questi non caddero in disgrazia e furono esiliati. Cominciarono allora i problemi tra gli abati locali legati a Pomposa e il comune di Vicenza e il capitolo della cattedrale e il Papa. Le vicende alterne, si possono leggere, ci sono tantissimi documenti, portarono a un periodo di decadenza, finché nel 1444 divenne abate Marco Vitriani, nobile vicentino, che vediamo anche tra l'altro raffigurato accanto all'arco dell'altare. Costui diede forte impulso all'abbazia e favorì il passaggio in una nuova politica di cessione dei monasteri periferici, favorì la cessione all'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino e nella persona propriamente del nipote che vediamo qua. Quindi possiamo dire che è stato un po' un passaggio di proprietà?
è stato un passaggio di proprietà tra due ordini religiosi molto importanti, quindi i benedettini vestiti di nero di Pomposa e i canonici regolari agostiniani vestiti di bianco, tra uno zio e un nipote. Dal 1484 subentrano perciò gli agostiniani, i canonici regolari, i quali avevano già anche altri possedimenti a Vicenza. Ricordiamo il convento o monastero di San Bartolomeo, San Bortolo, l'attuale ospedale civile, e la grande abbazia di Sant'Agostino, dove fu abate Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia. Questa proprietà rimase fino al 1768. Non fu Napoleone a sopprimerli, ma la Repubblica Veneta, perché anche la Repubblica Veneta periodicamente faceva delle soppressioni sia per dare maggior vigore agli ordini religiosi che si stavano estinguendo, sia anche per recuperare comunque risorse per la collettività. Nel 1768 viene soppresso il monastero di San Bartolomeo con tutti i suoi possedimenti, perciò anche questo piccolo monastero di Santa Maria di Ciupese, detto l'Abbadia, e così è sempre segnato nelle mappe sia vicentine che veneziane all'Archivio di Stato. Sì, è molto bello, veramente una chiesa, possiamo dirlo così, piccola, però questo gioiellino che però ha tantissimi aneddoti, ha tantissima storia. Noi dobbiamo fare la nostra prima interruzione, però ci vediamo tra pochissimo perché abbiamo veramente ancora tantissimo da raccontare. A tra pochissimo, vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando, ben trovate tutti i nostri amici telespettatori. Oggi vi proponiamo un itinerario un po' particolare, un po' diverso, l'abbiamo detto, a pochi minuti dal centro di Vicenza, prendendo la Marosticana direzione Bassano, c'è questo gioiello. Però finora con Monsignor Antonio Marangoni stiamo facendo un po' la storia, un luogo, una piccola chiesa che però ha veramente tanta storia e tanta arte da proporre a tutte le persone che vogliono venire a fare una visita. Noi però non abbiamo ancora spiegato perché si chiama ora Santa Maria e Pio Pissa. È un nome che è stato dato nel Novecento. Prima non lo troviamo mai assolutamente. Nei documenti è sempre chiamata Santa Maria di Ciupese o di Chiupese, e poi in epoca più recente, quando divenne proprietà dei canonici regolari di Sant'Agostino, fu chiamata anche Oratorio di San Biagio, in quanto fu aggiunta una seconda navata di cui vediamo le entrate ogivali qui di fronte a noi, che è crollata poi a metà dell'Ottocento. In questa navata c'era un altare dedicato a San Biagio, per cui anche nelle visite pastorali del tardo Settecento e dell'Ottocento questa chiesa viene chiamata l'Oratorio di San Biagio. Il fatto poi di essere diventata proprietà privata dopo la soppressione veneziana passò ai Gonzatti, ai Cordellina, ad altre famiglie, e negli anni '20 le autorità cittadine cominciarono a interessarsi a questo luogo, in quanto un piccolo scrigno pieno di opere d'arte, ma in rovina. Per interessamento della diocesi e del comune, la chiesetta fu comprata dalla parrocchia di Polegge e restaurata nel 1933 e inaugurata col nome di Santa Maria e Pio Pissa. Perché? Perché si voleva dare una traduzione alla denominazione
Santa Maria de Ciupese, che poi in latino era scritta de Ciupese, de Seupese, de Seups, col TH, e in un momento in cui l'Etiopia era molto ambita da parte dell'Italia, non sembrò neanche vero di chiamarla Santa Maria Etiopissa, dando una denominazione che fosse anche gradita al regime allora regnante. E così fu chiamata e così ancora viene chiamata, però è una invenzione del Novecento. Abbiamo parlato di tanti gioielli, prima abbiamo fatto una veloce carrellata, vogliamo soffermarci magari su quelli più preziosi? Sì, partiamo dagli affreschi in controfacciata che rappresentano i patriarchi dell'Antico Testamento, quindi con le generazioni. È una tipologia molto rara, però di grande efficacia. Qui siamo tra il XII e il XIII secolo, come del resto i lacerti di affresco che noi troviamo in questa parete di destra, guardando la facciata. Su questa noi troviamo anche questa lapide in marmo di fattura longobarda, lastra sepolcrale. Questa è una copia perché l'autentica è al Museo Diocesano. Probabilmente viene da un'area funeraria longobarda qui presente. Ecco perché qualcuno ipotizza la fondazione della chiesa tra il VI e il VII secolo. Vediamo dei pavoni rappresentati in questa lapide. I pavoni sono simbolo dell'immortalità. Ecco perché li ritroviamo spesso nelle lapidi funerarie. E poi troviamo i tipici intrecci dell'arte longobarda. Altra cosa che mi ha colpito molto è vedere moltissime immagini della Madonna. Sì, perché la chiesa è Santa Maria de Ciupese, quindi dedicata alla Madonna, e noi troviamo qui diverse raffigurazioni della Madonna di epoche diverse, dal 300 in poi, fino alla raffigurazione che vediamo sopra l'arco, la Madonna annunciata con l'arcangelo Gabriele che porta l'annuncio, e la bella statua del Marinali sopra l'altare. A proposito di altare, abbiamo detto un altare molto importante. Sì, anticamente su questo altare c'era un polittico, all'antica, così dice lo storico Maccà, simile al politico che vediamo nella chiesa di Sant'Agostino, sempre dei canonici regolari, che è di Battista da Vicenza. Maccà lo vede per l'ultima volta, lo scrive lui nelle cronache, nel 1811, quando fa una seconda visita a questa chiesa che era stata soppressa, lo vede abbandonato sotto i portici dell'abbazia, che meriterebbe pure di essere visitata e restaurata, perché è stata sede prima dei monaci benedettini di Pomposa e poi dei canonici regolari di Sant'Agostino. Sull'altare, accanto alla Madonna, vediamo altre due statue. L'Arslan le identifica con San Francesco di Sales sulla sinistra e Sant'Antonio di Padova sulla destra. A me è venuto un dubbio perché nel 600 il culto di San Francesco di Sales, soprattutto qui, era poco diffuso. Allora sono andato a vedermi l'attributo. Questo santo vescovo ha in mano un cuore ed è Sant'Agostino. E questo spiega il perché mettono Sant'Agostino, perché Sant'Agostino è l'ispiratore dei canonici regolari di Sant'Agostino. E dall'altra parte non è Sant'Antonio, ma è San Benedetto. Infatti non ha nessun attributo di Sant'Antonio, né il libro né il giglio. Potrebbe ingannare il cordone che porta legato al saio, ma questo era normale anche per i benedettini in epoche passate.
Ultima cosa, purtroppo il tempo passa velocemente e si potrebbe parlare per ore di un gioiello come questo, però una delle cose che mi ha colpito, di solito siamo abituati sempre a vedere i campanili all'esterno della struttura, qui è proprio inglobato all'interno. Certo, è inglobato all'interno e poi vedete come la base è sostenuta da un pilastro quadrangolare con capitello dell'XI-XII secolo. Questo dà un fascino alla facciata perché è molto particolare la facciata, con questo campanile bislungo che la rende curiosa addirittura. Però questo è anche un problema per la staticità dell'edificio, in quanto le infiltrazioni d'acqua provenienti dal campanile stesso e dal tetto rischiano di mettere in serio pericolo questa chiesetta, che ha assoluto bisogno di restauro. Vedete anche le capriate con tavelle dipinte sono in situazione precaria. E poi un altro problema riguardante la staticità, soprattutto degli affreschi, è che nel 1933, usando i criteri del tempo, hanno fatto i restauri col cemento. Il cemento va a corrodere e a rovinare questi antichissimi affreschi che sono una delle poche rare testimonianze di affreschi di quell'epoca nel territorio vicentino. Ecco, qui per concludere, diciamo, ci troviamo di fronte a una reliquia che è un miracolo vivente perché ha superato guerre, terremoti, alluvioni. Qui eravamo proprio vicino al letto del fiume Astico che passava dietro e del grande lago di Pusterla. Siamo su un'altura, non si vede adesso, ma siamo su un'altura di qualche metro più alta rispetto alla campagna circostante. Ecco perché qui è stata edificata la chiesa, che poi era contornata dal suo cimitero e ha potuto resistere durante i secoli sia per casi fortunati, sia anche perché qualcuno come il parroco adesso di Polegge se ne prende cura assieme alla comunità. Monsignore, io la ringrazio, veramente si potrebbe continuare a parlare per un'altra puntata intera, ma come di consueto il tempo... No, assolutamente, tutti i nostri telespettatori sono invitati a visitare questo gioiello piccolo però con molto suggestivo e che appunto ha tutta questa storia, che naturalmente ringrazio Monsignore per aver condiviso con noi e con tutti i nostri telespettatori. Per noi è arrivato il momento dei saluti, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.